Che meraviglia. Allora, noi ci siamo conosciuti, ci siamo visti un paio di volte e quindi io, come tutti noi, vogliamo sapere le vostre storie, le vostre emozioni, quello che avete da dirci. Siamo tutti per voi, quindi Matilde comincia pure. Allora, io in questi anni ho avuto più problemi con le frazioni, ma grazie a questi giochi ho capito molto di più l'argomento, mi sono sentita più sicura di me stessa. E una cosa che ho trovato interessante è il diario di bordo, che è questo quadernino qui, dove noi scrivevamo tutte le nostre riflessioni che mi hanno aiutato a riflettere sullo scopo del gioco. Grazie. Alice emozionatissima, vai tranquilla. Il gioco che mi è servito di più è Scopriamo i decimali, che consisteva nel prendere una cannuccia e tagliarla prima in 10 parti, poi in 100 parti e poi in 1000 parti, in modo da rappresentare i decimi, centesimi e millesimi. E mi è servito tanto questo gioco perché fin dalle elementari l'argomento con cui facevo più fatica erano appunto i numeri decimali, e questo gioco con altri giochi di Biella Cresce mi ha aiutato a capirli, e all'inizio questo lavoro è stato un po' difficile, ma alla fine ero fiera e soddisfatta del lavoro che avevo fatto. Stupendo. Adesso la parola va a Elena, che ci racconta anche lei delle cose meravigliose. Io, quando non riuscivo a fare i calcoli a mente, facevo tutto scritto perché non riuscivo a tenere a mente niente, però con Aiutami a contare, che è un gioco bellissimo, dove dovevamo tenere a mente quante cannucce contavamo, mi sono dovuta esercitare a tenere tutto a mente. Poi, alla fine di questi giochi, che erano bellissimi e non facevano fare la matematica come sempre, dovevamo scrivere un diario di bordo. Questo diario di bordo scrivevamo le nostre riflessioni e cosa ci è piaciuto e cosa non ci è piaciuto. Senti Elena, volevo chiederti una cosa, ti è piaciuto lavorare in gruppo con i tuoi compagni? Sì, mi è piaciuto molto. Ti aspettavi di conoscere persone nuove così? Le hai conosciute in maniera diversa? Sì, più o meno sì. Grazie. Ora sentiamo Martina e come ha vissuto lei questo math training. Allora, il gioco che mi è piaciuto di più è stato Indovina quante ne ho dietro, perché alle elementari non ero così brava a contare veloce, ma facendo questi giochi di Biella Cresce sono diventata sempre più brava. È il gioco che mi piace anche di più perché è in movimento e si può fare anche a coppie o a gruppi. Alla fine di ogni volta che giocavamo a questi giochi dovevamo scrivere il diario di bordo, che è questo quaderno personale dove ogni giorno, cioè ogni volta che giocavamo scrivevamo le nostre riflessioni. E mi è piaciuto anche i giochi di Biella Cresce perché non era il solito gioco a competizione o a gara, però era più un gioco dove ti divertivi, didattico comunque, con i tuoi compagni. Quindi era un gioco collaborativo? Sì. Grazie, bravissima. Denise, racconta. Allora, fino alle elementari ho avuto sempre problemi con le tabelline perché non mi ricordavo più, nel senso che non facevo fatica ad ricordarmene, quindi ci mettevo tempo per ricordarmi il risultato. E quindi la mia maestra sempre ha detto che non sarò mai brava ed è capace in questa materia, quindi sarò sempre così debole. Ma fino a che sono arrivata in prima media ho iniziato a giocare Forza 4, che è un gioco sulle tabelline, e infatti in quel momento mi sono resa conto che ho iniziato a ricapirle, quindi ero fiera di me stessa che ho riuscita ad impararle a memoria e anche di essere più veloce a ricordarmi i risultati. E poi mi sono divertita un sacco con i miei compagni perché era un gioco molto divertente e quindi ho fatto tantissime risate. Il messaggio che voglio trasmettere è di credere in se stessi perché solo tu sai le tue capacità e quindi devi avere fiducia in te stesso. Grazie. Brava. Bianca, cosa ci racconti? Un gioco che mi è piaciuto molto è Tieni a mente corri perché lo facevamo all'aperto e mi divertivo molto. È un gioco che contiene la memoria, che io ero scarsa con la memoria, che riuscivo a ricordare solo 2 o 3 carte. Però andando avanti e avanti sono riuscita a ricordarne più 5 e 6 ed ero soddisfatta.
E il messaggio che vorrei trasmettere è che nessuno nasce perfetto. Grazie, bellissimo. Anna. Fin dalle elementari andavo male in matematica e anche le maestre mi dicevano che non sarei mai riuscita a raggiungere un obiettivo, quello che speravo. Grazie ai giochi di Biella Cresce sono migliorata parecchio. Uno dei giochi che mi è rimasto più impresso è Indovina la frazione, minore o maggiore. Era un gioco che mi aiutava a comprendere di più le frazioni, ma allo stesso tempo divertirmi, così da racchiudere tutto assieme e trovare anche la matematica una materia un po' più coinvolgente. Grazie. Ilaria. Io fin da piccola alle elementari ero terrorizzata dalla matematica e infatti veramente pensavo di non riuscire mai a impararla bene come tutti gli altri. Un gioco che mi è rimasto impresso era Tieni a mente corri e mi piaceva perché si faceva in gruppo e all'aperto e mi aiutava a memorizzare più velocemente i numeri delle carte. E questo gioco mi trasmetteva un'emozione forte che mi faceva sentire più sicura di me stessa e un messaggio che voglio far passare a tutti: credere sempre in se stessi e non ascoltare i pregiudizi altrui, perché soltanto noi siamo capaci di quello che siamo capaci. Grazie, brava. Stefano. Allora, io alle elementari, alle medie, nell'ora di matematica non ascoltavo mai e spesso lanciavo le gomme e pacioccavo con le penne e parlavo anche molto con i compagni. E grazie al mat training sono stato più attento e adesso la matematica non mi annoia più ed è diventata una delle mie materie preferite. E il gioco che mi è piaciuto di più è stato Forza 4, che consiste con le regole di Forza 4 ma con le tabelline, e questo gioco mi ha aiutato anche a scoprire nuove strategie di calcolo, anche confrontandomi con i miei compagni, e quindi adesso sono diventato molto più bravo. Stefano, lancia un appello a tutti i professori e gli insegnanti che sono in quest'aula. Fateci fare il mat training. Grazie.